a bordo di un Audi SQ2, la versione di punta del SUV compatto dei 4 anelli. Monta il 2000 TFSI 4 cilindri in linea turbo da 300 cavalli e 400 Nm di coppia. Copre lo 0 a 100 in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 250 km/h. Bello corposo fin dai bassi giri e in grado di regalare ottime prestazioni ovunque il gruppo VAG lo collochi. Il peso dichiarato è di poco superiore ai 1500 kg, mentre i consumi indicati dalla casa parlano di circa 12 km con un litro. La motorizzazione a listino è unica, il 2000 TFSI che viene impiegato sull'Audi S3, la Golf R e la Cupra Ateca. Per la serie squadra che vince non si cambia. Obiettivamente è la scelta più intelligente che si potesse fare. Ha tanta potenza sotto, non si addormenta a metà del contagiri, offre consumi tutto sommato onesti e se si vuole viaggiare a basso profilo te lo concede sia a livello di consumi che a livello fiscale. Quando inizia a spingere, mamma mia, quando inizia a spingere non si ferma più. Indicativamente a circa 3000 giri sulle marce più alte, dalla quarta in poi si sente tutta la forza di questo propulsore. Fantastico, 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 tutto il pacchetto è fantastico. La Q2 aveva bisogno di offrire una versione più spinta per chi vuole spazio, talvolta gioco forza per dinamiche familiari, ma comunque non vuole rinunciare a un tocco di potenza che non guasta mai. Quella fetta di mercato spesso si avvicinava all'S3, meno spaziosa e più assettata, o peggio ancora alla più costosa RS3. Ecco quindi spiegata l'utilità della versione che sto guidando. Il cambio è anch'esso unico per scelta. L'S-Tronic automatico sequenziale doppia frizione a 7 rapporti. Riesce a far esprimere al meglio il propulsore facendosi trovare sempre pronto. Non ho mai nascosto di apprezzarlo rispetto ad altri. Qui gioco in casa e mi piace un sacco. La trazione è l'integrale 4 che consente di spingere al massimo senza preoccuparsi mai di perdite di stabilità indesiderate. Nonostante la SQ2 abbia una guida leggermente rialzata, il bilanciamento dei pesi è buono e nei cambi di direzione non si scompone mai. Non è così lontana come filosofia da un S3 Sportback, è efficace e questo è sicuramente un vantaggio non indifferente anche se costa 5.000 euro in più. Ho portato sul mio canale l'Audi Q2 poco tempo fa e quel test drive fu svolto proprio nell'ottica dell'arrivo dell'SQ2. Avevo infatti pianificato di provare questa e per comprendere quanto fosse diversa da una motorizzazione meno potente, a parità di auto ovviamente, ho anticipato la prova della 1500 TFSI. La sensazione alla guida non è quella di una Q2 semplicemente più grossa e più potente. Offre un feeling non facile da riscontrare su un'auto sì di vocazione sportiva, ma di questo segmento. Raggiunge velocità folli in un battito di ciglia. Fantastico, è fantastico. I SUV compatti infatti non sono visti di buon occhio. Se si cerca spazio e potenza, la risposta nel 90% dei casi è comunque una hot-hatch, le 5 porte veloci che ormai tutti i marchi hanno messo a listino, spazzando via le, ahimè, bellissime 3 porte. L'assetto non è mai troppo rigido, neanche in dynamic come adesso, visto che le sospensioni attive non si possono avere nemmeno su richiesta e rimane quindi sempre soft. È sufficientemente comunicativo, personalmente l'avrei preferito più rigido, ma a quel punto sarebbe stato inutile avere un SQ2. Sound c'è tutto comunque. Che spinta, che spinta. Tutta sta accoppiata è una cosa unica che bisogna provare.
poggia su pneumatici 235/40, 19 pollici, l'impianto frenante è sufficiente con dischi anteriori da 340 mm e posteriori da 310, ha un buon impianto frenante. L'SQ2 è arrivata sul mercato nel 2019, quella che sto guidando è nuova, immatricolata ad aprile 2021. Essendo il restyling e allo stesso tempo top di gamma, ha un allestimento interno di assoluto rispetto, è bellissima, almeno personalmente mi piace un sacco, con materiali e finiture sempre di livello che mettono d'accordo comfort e sportività. I sedili sportivi e sagomati con l'imbottitura traforata sono di serie, molto comodi anche su lunghi percorsi. L'atmosfera è comunque molto S3, diciamo, i dettagli sono più o meno gli stessi presenti nella 8V, dalle bocchette della reazione alla forma del tunnel centrale fino allo schermetto qui di fronte. Esternamente ha un'aria vagamente sportiva, i paraurti non sono troppo pronunciati, ha un'aria da sleeper ed è proprio questo l'obiettivo di chi si avvicina ad auto come queste. Vuole spazio, potenza e zero occhi addosso. Bello il frontale con i fari Matrix LED. Questa configurazione in bianco aggiunge sobrietà alla vettura con i dettagli a contrasto sia neri che cromati. La parte posteriore svela la vera natura dell'SQ2, sia per il beige ma soprattutto per l'estrattore che ingloba i 4 terminali di scarico, segno distintivo di ogni S che si rispetti. La SQ2 è a listino a partire da 52.250 euro, il doppio circa rispetto alla Q2 del mio test drive, dunque la potenza, l'allestimento superiore e la trazione 4 si pagano. È una vettura particolare, di nicchia, comunque facile da reperire sul mercato dell'usato a prezzi tutto sommato onesti. Molti modelli hanno infatti bassi chilometraggi e si può risparmiare non poco rispetto al nuovo. Non credevo che ci fossero così tante offerte sui principali siti d'acquisto. La vera domanda è, a mio parere, la seguente: è meglio questa o un S3 Sportback? Dipende da chi sei. Sei giovane, vuoi una sportiva e vuoi farti notare? S3 Sportback. La usi anche per lavoro o vuoi mantenere un basso profilo e non sventolare in faccia a tutti quanti i 300 cavalli del turbo benzina? L'SQ2 è perfetta. Come dissi tempo fa, il mercato offre tantissime opzioni per le esigenze di ogni singolo cliente. Non esiste la migliore in assoluto, ma la migliore per se stessi. La SQ2 gode di una delle combinazioni più vincenti e godibili degli ultimi anni, il 2000 TFSI con cambio S-Tronic e trazione 4, ovunque lo si trovi sono soddisfazioni. Fantastica, precisa, mi piace un sacco. Mi piace un sacco. Dio santo. Precisa, fantastica. È divertentissimo, non ci scenderei mai al di là del singolo modello, ma è un'accoppiata fantastica, ti dà tanta confidenza, ti fa spingere senza nessun tipo di problema, è bella. Questo SUV compatto offre performance di livello senza scomporsi più di tanto, è precisa e confortevole, non è la versione estremizzata di un modello tranquillo di per sé. Tira fuori la voce solo quando serve, ha un concentrato di tecnologia di altissimo livello, costa abbastanza, ma per i modelli di nicchia è quasi una regola.